Bentornati sul canale. In questa terza e ultima parte andremo a verificare la scrittura dei dati su InfluxDB da parte dei dispositivi network, e questa verifica la faremo tramite Grafana per avere in maniera più immediata un'immagine visuale dei dati che vengono memorizzati, e verificheremo sia la retention policy day sia quella IAR per verificare che le continuous query che abbiamo scritto stiano lavorando correttamente. Successivamente, come ultimo step, andremo a configurare la regola che mi permette di essere notificato nel momento in cui un dispositivo va offline dalla rete. Andremo anche a verificare come queste informazioni di controlli vengano memorizzate su InfluxDB e siano visibili su Grafana. Bene, allora andiamo subito su Grafana per vedere se i nostri dati di network sono stati acquisiti correttamente e se le continuous query hanno fatto il loro dovere, e cioè hanno spalmato i dati nelle retention policy che avevamo deciso. Quindi andiamo a crearci subito un nuovo pannello in modo tale che graficamente andiamo a vedere che cosa è stato memorizzato su InfluxDB. Quindi iniziamo a vedere le misure standard. Quindi andiamo a prendere ad esempio il ping delle ultime 24 ore, anche perché nella nostra retention policy di default i dati più vecchi vengono cancellati, e questo lo possiamo verificare facendo il last 2 days. Vedete, alla fine è presente solo l'ultimo giorno. Andando a leggere dalla tabella network ping, leggiamo le informazioni di tutti i dispositivi mescolate. Quindi andiamo a sceglierne uno aggiungendo la where sull'item e ad esempio scegliamo il son off del garage. Ecco che vediamo il nostro dato, andiamo a prendere le 24 ore e abbiamo tutta una serie di picchi perché evidentemente il dispositivo ogni tanto non risponde correttamente in rete. Andiamo a vedere un altro dispositivo velocemente, ad esempio il son off del bagno. Ecco, vedete, questo è un pochino più costante, eccetera eccetera. Possiamo vederli un po' tutti molto facilmente perché utilizziamo la stessa tabella. Adesso possiamo vedere l'altra tabella network, che è la online, anche se non mi aspetto di vedere nulla di particolare. Infatti i dispositivi sono sempre in rete e quindi, come vedete, forse si vede meglio con le barre, abbiamo praticamente solo degli 1, che i dispositivi sono sempre online. Togliamo la media e la group by, ecco, vedete, è tutto 1, quindi anche se vado a filtrare su un particolare dispositivo comunque vedo sempre un online. Poi magari facciamo una simulazione di metterne uno offline quando andiamo a testare la rules che mi permette di essere notificato quando qualche dispositivo va offline. A questo punto ci spostiamo dalla retention policy di default, che è quella del giorno, a quella annuale per vedere se effettivamente le continuous query hanno fatto il loro lavoro. Andiamo a sceglierci la tabella, magari questo esempio lo facciamo sempre sulla ping che è un pochino più chiara. Andiamo a prendere la network ping year, non ci sono dati perché dobbiamo andare a vedere, a cambiare la retention policy, e scegliamo la year, poi dobbiamo andare in un range più profondo. Ecco qua, gli ultimi 30 giorni, quindi i dati ci sono, questo vuol dire che le continuous query hanno funzionato correttamente. Andiamo a sceglierci il solito nostro item di esempio, ad esempio prendiamo la mansarda, e vedete, questo è l'andamento del ping media giornaliera che teniamo per un anno. Quindi tutto sta funzionando correttamente. Ovviamente avremo la stessa cosa per l'online, andiamo a vederlo solo per essere certi che comunque i dati li sta gestendo, anche se poi la visualizzazione non ha molto senso perché sono sempre tutti online. Ok, adesso andiamo a implementare la regola che mi permette di essere notificato se il dispositivo di rete va offline. Quindi questa regola la leghiamo al gruppo che è il padre di tutti gli item dell'online. Se vi ricordate, avevamo fatto un gruppo che avevamo chiamato GR Network Check, che è un gruppo che ha dentro tutti
gli status dei dispositivi di rete. Questo gruppo ha il valore on quando tutti i dispositivi di rete sono on, altrimenti è off se almeno uno dei dispositivi di rete è off. Noi ci agganciamo proprio al cambio di questo stato, quindi quando succede che questo gruppo passa da on a off, andiamo a recuperare l'ultimo elemento che è cambiato, che è quello che ha portato il gruppo ad off, e inviamo una notifica sullo smartphone, quindi all'app mobile, indicando qual è l'item che ha fatto diventare il gruppo off. Quindi per fare tutto questo andiamo su rules, aggiungiamo una nuova regola, la chiamiamo network check. Il trigger è gestito da un item, qui dobbiamo dire show non semantic così vediamo tutti i gruppi, e ci agganciamo al network check error. L'evento è quando cambia da on a off. A questo punto aggiungiamo una action ed eseguiamo uno script. Facciamo una classica rule DSL che è il classico OpenHub, quindi si può usare la sintassi delle regole che si usava su OpenHub 2, e a questo punto io ce l'ho già pronta, quindi inizio a scrivere, recupero il last item sul nome del gruppo, vado a prendere tutti i membri del gruppo, prendo il più recente che è stato aggiornato, poi chiamo il metodo send notification, devo dire l'utente a cui mandarla, quindi in questo caso mando al mio, l'utente cloud questo, e poi il messaggio, e poi magari scriviamo il nome dell'item e il valore. Ok, a questo punto salviamo la nostra rule e siamo a posto. Adesso magari prima di andare a simulare un dispositivo che va offline proviamo solo la regola per vedere che sia tutto a posto, quindi clicchiamo su run e andiamo a vedere sul nostro dispositivo cosa succede. Ecco, vedete che è apparsa la notifica. Adesso facciamo effettivamente il giro giusto, quindi annulliamo questa notifica e dobbiamo andare a simulare un dispositivo che va offline. Per fare questo ho fatto in modo che tramite il mio router di casa io a questo son off non assegno più l'indirizzo IP 1.15 ma assegno l'1.35 al successivo riavvio. In questo modo il OpenHub non dovrebbe più trovare il dispositivo 1.15 in rete e quindi segnalarmi l'anomalia. Andiamo solo a vedere il valore del gruppo che è on. Ok, quindi andiamo sul dispositivo e facciamo un bel restart. Anzi, intanto mi metto un ping continuo anche per verificare che effettivamente non risponda più quell'IP. Adesso facciamo il restart e vediamo se smette questo ping e poi proviamo a pingare il 35. Nel frattempo verifichiamo anche che arrivi la notifica. Ok, al momento non è più raggiungibile. Vediamo se il 35 è raggiungibile. Ok, quindi vuol dire che il dispositivo è andato offline. Adesso aspettiamo un po' di tempo perché la regola ha dei timeout da verificare prima di mettere offline un dispositivo. Intanto controlliamo solo che questo lo riesco a raggiungere. Ok, mi chiede l'autenticazione, quindi dovrebbe essere a posto. Ecco che è andato in off ed è arrivata la notifica sul telefono che mi dice che il son off 5 è andato in off e lo vediamo anche qua. Ok, quindi ha funzionato tutto. Adesso rimetto a posto il dispositivo e vediamo che torna su on. Prima di fare questo controllo però dobbiamo modificare la regola, perché dobbiamo dirgli che dobbiamo intercettare anche il cambiamento da off a on sul nostro gruppo.
Ok, torniamo a vedere lo stato del gruppo che è ancora off e a questo punto riavviamo il son off che dovrebbe tornare sul punto 15. Andiamo a verificare lo stato del gruppo, che vedete che è andato già su on, perché quando il dispositivo torna online non c'è bisogno di aspettare i timeout e quindi è molto più immediato rispetto a quando va offline. Abbiamo ricevuto anche la notifica sul nostro telefono che ci dice che il son off 5 è tornato su on. Perfetto, funziona tutto. Andiamo solo ancora a verificare la scrittura dei dati di alert su InfluxDB, in quanto il nostro gruppo Network Check Error, se vi ricordate, aveva il metadata InfluxDB per andare a scrivere sulla tabella alert. Quindi a questo punto andiamo su Grafana, andiamo a sceglierci la tabella alert. Ok, vedete che il dispositivo è andato offline, poi è tornato online, è andato offline. Guardiamolo meglio. Quindi in questa tabella noi stiamo memorizzando tutti gli alert che scaturiscono sul sistema. In questo momento ovviamente abbiamo solo un item, però man mano che aggiungeremo dei controlli fatti da OpenHub andremo a scrivere le informazioni di attivazione e disattivazione del check, dell'alert più che del check, in questa tabella. Con questo direi che posso concludere la parte del network check e poi eventuali modifiche che mi verranno in mente dopo magari le vedremo successivamente.